Negli ultimi 2 anni, questo canale YouTube, mi sono reso conto che si stava snaturando sempre di più. Quando questo canale è nato, era stato settato per registrare la mia vita e avercela in ordine, quindi oggi si cambia. E cominciamo a fare i weekly vlog, ovvero video riassuntivi della settimana precedente, che usciranno di settimana in settimana. Iscriviti al canale. Iniziare oggi è un po' momento. Ci sta. Sono riuscito ad ammadarmi a Ferragosto. Secondo me per i calzini effettivamente è troppo piccolo, a meno che tu a un certo punto della tua vita non decidi di fare un po' di... Tanto tra un po' ci avrai solo le tue, perché io non sopravviverò. A vedere, c'è chiusa la portiera. Non sono del tutto sicura di voler apparire nelle cose che ci possono in Troppo tardi. 1 hour later. Alla fine mi sono un po' ripreso, non so come. Dovrei farcela. Non sono a 100, ma la febbre non me la sento più. E adesso andiamo a fare una cosa bellissima, ovvero una bella grigliata con i ragazzi qua della casa, cioè del complesso. Guarda, esattamente come la ordini e come ti arriva, cioè... Capito? Stiamo andando a prendere il ghiaccio, no, in tutto questo. Bella grigliata. Io mi sono ripreso, palese congestione. Ho mangiato e... Ah sì, siamo là. Poi c'è anche una desotta. Praticamente lì c'era dell'acqua. Angus irlandese 28 giorni dry age con sconto di 13 euro al nostro macellaio di Firenze. Grande, ah che bello. Cos'è questo? Guardiamo. Buona? Il suo aiuto è stato fondamentale. Siamo a domenica ed è un weekend strano in cui sono stato veramente poco bene e potete immaginare dal contesto in che senso. Sto andando adesso in farmacia e niente, vi faccio vedere anche com'è una farmacia in Irlanda e vi faccio vedere anche quanto costano queste cose. Ah, tra l'altro qualcuno si ricorderà questa casa. Sapete che c'è, però sono un po' stanco, quindi arrivato. Allora, eccoci, una farmacia irlandese, vitamine. Qua un sacco di roba è incentrata sulle gravidanze, perché qua figliano tantissimo. Oddio del cavolo. Roba. Mi sa che è meglio chiedere. 41 euro, 28 i cosi e 12 i Imodium. Cosa? L'atleta. Madonna. Mica stanca. Non potevamo fare qualcosa di più tranquillo, andare a fare le gite. Guardate come si mangia il suo succulento melone. Guadagnato dopo quanti? 30 chilometri. Te lo mangi tutto? Ma io spero in realtà, perché è buono. Io invece mi sento come se mi fosse passato un treno addosso. Vado avanti in Imodium e... Allora, aggiornamento. Sta volando via l'Irlanda. Guardate che cavolo di vento c'è su. Martedì 20 agosto. Oggi raga ho chiamato Matti a lavoro. Non sto ancora bene perché devo andare al bagno 74 volte al giorno. Quindi niente, colazione. Mercoledì 21 agosto e oggi sono in ufficio, sono tornato, anche se non sto ancora benissimo, infatti sono al bagno. Boh, dopo magari faccio fare un giretto qua dentro. Colgo l'occasione della pausa pranzo per mostrarvi questi uffici che sì, qui sembrano un po' un ospedale psichiatrico. Comunque, siamo nel GEC, lab aziendale della Guinness.
Quella è la Guinness, questo complesso che era un magazzino dove mettevano orzo, frumento, cose del genere. L'hanno riadattato a uffici, come ad esempio qui al quarto piano, ci sono anche i turisti. Allora, qui c'è anche la Black Shamrock, azienda irlandese che produce videogiochi a livello mondiale. C'è gente infatti che sta testando i videogiochi. Nell'edificio sono presenti due posti dove mangiare. Uno è questo, molto bello, e l'altro al piano di sotto dove invece c'è la cantina, la mensa. Io mi siedo qua di solito e mi godo la vista. Quella è la chiesa di San Patrizio. Quello è Temple Bar. E si vede anche l'arpa, il ponte, quello. Comunque è incredibile vedere quante gru ci sono al momento. Oh, la Spire si vede anche, che è quel. Io vivo. Si vede tra l'altro da qua. Lo faccio vedere. Quello, eccolo. E basta. Io adesso mi siedo qui, delizio con del buon riso, perché da come si vede la mia faccia io non sto ancora benissimo. E mi guardo Vikings, come sempre. Ogni giorno una puntata. E tu? A few moments later. Forse chiamiamo un veterinario. Adesso il mio collega sta chiamando tutti i veterinari. Forse adesso viene qualcuno a prenderlo, vediamo. Il parrot è là, come si può vedere. Ah, io voglio andare da mangiare. I don't know if the oats are gonna be that attractive to him, but we can see. Ah, if he's hungry, yes. Io ho beccato un tizio dell'Islanda, fuso come poche cose. Trovate che contenuti anche i pappagalli in Irlanda vi porto. Hanno messo un botto di frutta su tutte le finestre, però sono riusciti a prenderlo. Hanno praticamente aperto una finestra che era solo in un ufficio, in modo tale che non svolattasse in giro. Hanno messo della frutta in modo tale che fosse attirato, e dopo è entrato nell'ufficio hanno chiuso la cosa. E adesso stanno venendo a prenderlo quelli dell'aiuto animali. Mi ha fatto del bene anche oggi. Bene che io non sto. Infatti, torniamo a casa. Giovedì 22 agosto. Oggi decisamente meglio e sono in ritardo sparato. Mi ha appena detto che il pappagallo di ieri è stato portato a casa da una ragazza qua dell'edificio ed è diventato il suo animale domestico. Bene, direi, no? Abbiamo salvato un pappagallo, è una morte certa. Ma questa è pioggia. È un po' che non si vedeva, tipo 2 giorni o ieri. Che bella l'Irlanda. Siamo a casa. L'idea era quella di andare a fare 5 km oggi, molto in tranquillità, ma vedendo il tempo è tutta una buona idea, tranne che andare a prendere l'acqua dopo una settimana che sono stato sul water. Di conseguenza adesso sto andando in palestra, che continua a essere una cattivissima idea. Davvero impressionante l'odore di autunno che c'è già qui. Ora sono un incubo svegliatevi. Io non sono pronto ad arrivare direttamente ad Halloween e a Natale. Quando è che è stata l'estate? La cosa più brutta di abitare in Irlanda è questa, è che se non stai attento l'estate non la vedi. Devi pianificare i viaggi in modo tale da scendere in Italia o al caldo, in Spagna, dove volete, e fare un bel carico di caldo, altrimenti sembra sempre che la state aspettando e non arriva mai. Venerdì 23, buongiorno. E oggi, come potete ben vedere, si lavora da casa, il che sta diventando molto più problematico del previsto, ma ve lo racconterò più avanti. Più avanti. Oggi il meteo a Dublino è decisamente migliorato rispetto a ieri, anche se l'autunno si vede che sta proprio arrivando. Tra l'altro è appena uscito il video in cui facciamo una grigliata a Dublino, là, su quelle montagne là. Ci sono anche delle dronate illegali. E adesso invece noi qui ci deliziamo con le stelle marine. Se non li conoscete andate a vederle perché sono dei pazzi scatenati.
Per gli amanti del canale, i più che si ricorderanno i Road to svariate maratone, si ricorderanno anche questo. Andate a seguirla, ve lo lascio qua sotto, o comunque ecco, mi raccomando, tanti mi piace. La cosa bella di vivere in un clima atlantico, il tempo cambia ogni 74 secondi. Sei contenta di vivere in un clima atlantico? E boh. Adesso ho smesso. Stiamo preparando la maratona di Berlino. Sono tutta la settimana sul butter per forza. E infatti oggi è un test. È un Ma test. test di che? Ma riattivati le gambe, test. Appunto, dopo una settimana Ma non è passata un sul test, butter. 32 è un test. Oggi devi solo che correre e stare muto. Comunque, ritorniamo a correre dopo una settimana intera passata un po'. Croccante. Ci vediamo dopo. Tu, prima di fare queste cose, devi sapere che stai parlando con una persona che per fare 10 km il passo medio è 4,39. Devi portare rispetto, non farmi tenere la farina. Ma io c'ho le caramelle. Rispetto mi devi portare. Stiamo per prendere le scarpe per i lunghi. Speriamo di averla azzeccata. Quando dicono che correre non costa tanto, con una scarpa ci fai una preparazione di una maratona, più o meno, più magari la gara. Visto troppo. Vichinghi, Le patatine più buone di Dublino sono queste, ma qua costano €1. La felicità costa. Il gioco della felicità. Donuts. Donuts. Sì. Per chi è mai venuto a Dublino riconoscerà questo posto. Siamo a Temple Bar. Adesso vi faccio vedere due cose per quando siete a Temple Bar. Vedete questo edificio che è completamente vuoto? Vedete? Stanno citofonando perché è un cocktail bar segreto. Adesso vi faccio vedere anche la miglior pizza romana che potete trovare, una delle più buone di Dublino. Questa Prince, aperta da questo ragazzo italiano Romano Verace di Roma, che fa una pizza in teglia che è spettacolare e costa tra l'altro poco per essere Dublino. Qua è molto Harry Potter. Molto. Che vuoi? Le meta speed. Tanto costano? Tantissimo. Ah, tra l'altro siamo adesso davanti a una cosa che ha fatto molto discutere e che conoscerete sicuramente. Italiani a New York, strano. A gusto. Sapete cosa odio di Dublino? Questo! Polizia! Piove, 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 piove. 5 minutes later. Pensavamo che avere un balcone con una bella vista a Dublino non fosse così male, ma effettivamente non lo usiamo mai perché piove, piove. Quanto dureremo fuori? 5 minuti. 5 minutes later. Cosa ne penso di cosa? C'è su un vento. Cioè, perché io sinceramente cerco di correre 32 km con il vento che mi è. Domenica 25 agosto. Sì, agosto. Oggi allora la Cree ha mollato, ha fatto benissimo perché ha già corso tantissimo lei. Uno dei primi lunghissimi, ovvero 32 km che devo fare io oggi. Signori miei, scarpe sbagliate, un vento fuori di testa. Io sono ufficialmente disintegrato. 32 km oggi, portati a casa. Correre è rilassante. Questa era la prima settimana del... Questo è il tuo primo lungo. portata su YouTube, ci vediamo settimana prossima, non so ancora quando usciranno i video, ma pian pianino la sistemiamo se sopravvivo. Ciao, dite non ce la faccio parlare.